Anche per la Volkswagen Touareg è arrivato il momento della terza generazione. Dal 2002 ad oggi 1 milione gli esemplari venduti, una vettura che è stata notevolmente evoluta rispetto al passato per quanto riguarda la parte tecnica, visto e considerato che è stata introdotta la piattaforma MLB che troveremo sulla futura generazione di Q8, abbiamo trovato anche su Porsche Cayenne e troviamo anche su Lamborghini Urus. 2,89 m di passo, 4,88 m di lunghezza, per cui 77 mm in più rispetto al passato. Il passo invece è praticamente identico. È una Touareg che non solo introduce sistemi di autoguida direi decisamente più avanzati rispetto al passato, devo dire che anche la Touareg è stata una delle prime vetture ad adottare questa tecnologia. È una Touareg che però appunto si evolve per fare più spazio a bordo e soprattutto per assicurare una guidabilità decisamente superiore rispetto al passato. Piacerà molto in Cina sicuramente, ed è per questo che è stata disegnata in questo modo nella zona frontale, con tutte queste cromature che vanno a circondare il logo Volkswagen, che funge anche da radar di distanza. Una vettura che comunque piacerà molto anche in Europa, strizza l'occhio al mercato europeo anche con questi fari Matrix full LED che sono disponibili nel top di gamma, fari LED invece passivi tra virgolette per le varianti standard. C'è questa C nella parte bassa che ricorda molto quanto fatto da Golf. Questa è la variante R-Line, per cui l'allestimento più sportivo, l'allestimento standard ve lo faccio vedere più tardi. Ha i codorini passaruota neri, qui invece è tutto verniciato di bianco proprio per andare a sottolineare quella che è l'idea di sportività. Cerchi da 18 fino a 21 pollici, gommatura generosa con sviluppo di Pirelli P0 per questa Volkswagen Touareg 285 40 R21, una Touareg appunto che decisamente sottolinea quella che è la sua tecnologia costruttiva con queste nervature molto profonde, con, lo vedete, anche questa piega qui nella zona posteriore. È veramente difficile dal punto di vista industriale costruire una carrozzeria di questo genere. Con le tecnologie dello stampaggio a caldo in Volkswagen lo riescono a fare. Per quanto riguarda invece la zona posteriore, le linee sono un pochino meno tese per quanto riguarda il disegno del faro, mentre tornano le linee orizzontali, questo per andare a sottolineare quella che è l'idea di larghezza. La vettura è molto più larga rispetto al modello precedente, con la zona centrale dove spicca la presenza di questo, chiamiamolo così, questo svaso che appunto serve per dare maggior slancio ai volumi e dare un'idea di maggior forza al design della vettura. Scarico vero con profilo cromato. Una cosa che mi piace moltissimo, oltre al fatto che ha 800 litri di bagagliaio, è che qui si nasconde anche il gancio traino. Ve lo faccio vedere, ve lo faccio venire fuori immediatamente, guardate, eccolo lì, da sotto spunta il gancio traino, un elemento molto importante questo per la Touareg, perché è una vettura che, pensate, è in grado di trainare fino a 3,5 tonnellate, e questo appunto è utile per chi deve trasportare la barca, deve trasportare il trailer con il cavallo. Frazionamento 40-20-40 con dello spazio qui sotto per il ruotino di scorta, per il subwoofer della DN Audio. Andiamo a ritirare quello che è il gancio traino. Volendo è possibile anche, quello qui dovrebbe ritirarsi, vediamo, eccolo qui, sì, volendo è possibile alzare e abbassare la zona posteriore di 40 mm rispetto all'assetto standard, a tutto vantaggio di quella che è la praticità d'uso della vettura. Vi faccio vedere un elemento curioso, c'è lo spruzzino, questo per andare a pulire la telecamera di parcheggio, è un elemento che mi è piaciuto molto, ci tenevo a farvelo vedere. Vi faccio vedere altri elementi belli di questa Touareg per quanto riguarda la carrozzeria. Sia davanti che dietro c'è la porta che viene richiamata, eccola qui, ve la faccio vedere anche nella zona frontale. Un'altra cosa che mi piace moltissimo è vedere come il gap tra le due lamiere sia sempre molto ridotto. Nervature ovviamente a pioggia, forse ce n'è anche qualcuna di troppo, ma questo in Volkswagen viene sfruttato soprattutto per sottolineare quelle che sono le tecnologie che permettono la costruzione di una carrozzeria così sofisticata. Materiali direi di buona qualità, ovviamente si tratta della vettura al top di gamma del brand Volkswagen. I LED che corrono all'interno della finitura, che volendo può essere anche in legno. Questi sono i tasti invece per andare a memorizzare la posizione del sedile, per andare a richiamare la posizione del sedile, che in questo caso è sportivo. Siamo di fronte alla variante R-Line, quella dedicata ai clienti che cercano anche la prestazione, comunque la finitura sportiva oltre che comfort. Per quanto riguarda gli
interni. Vi faccio vedere subito come all'interno della strumentazione digitale ci sia anche il Night Vision. Questo sistema rileva il calore, rileva un potenziale pericolo che abbiamo davanti a noi, sia che sia un essere umano sia che sia un animale, e ce lo segnala prima sul display e poi segnala anche al malcapitato il nostro arrivo attraverso il lampeggio dei fari. Una strumentazione, direi, ma soprattutto un sistema di sicurezza molto sofisticato che permette di salvare sicuramente delle vite e di farci viaggiare più sicuri. Per quanto riguarda la parte centrale, schermo da 15 pollici, probabilmente il più grande che ho visto sino ad oggi all'interno di una vettura, un software completamente rivoluzionato anche in funzione della dimensione di questo schermo. Come vedete, ogni mattonella può essere personalizzata con con diverse funzioni, andando appunto ad occupare diversi spazi all'interno del layout stesso. È possibile anche scorrere in un'altra finestra, eccola qui, ve lo faccio vedere. Questa è l'altra parte, diciamo, del sistema multimediale. La parte bassa è possibile regolare la temperatura dell'abitacolo, quindi la climatizzazione è qui, è molto reattivo, direi, anche lo schermo. È possibile rinfrescare ma soprattutto riscaldare il sedile, e poi è possibile interagire con appunto i vari sistemi multimediali. Guardate anche come sono memorizzate le varie persone con tutte le fotografie, ma appunto è possibile interagire anche con gli smartphone attraverso Apple CarPlay ed Android Auto. Ci sono anche delle funzioni dedicate all'off-road, cerco di farvela vedere perché ovviamente questa è una vettura che è stata pensata anche per il fuoristrada, e dopo vi farò anche vedere per quale motivo. Richiudiamo questa schermata, vediamo se riesco a farlo perché veramente è nuovo anche per me, ci sto giocando con voi per la prima volta. Eccolo qui, off-road. Si apre la schermata dell'off-road, posso andare ad ampliarla a tutto schermo, ho l'inclinazione eccetera eccetera. Un'altra cosa che posso usare è una telecamera che in questo caso ha un profilo molto wide, e questo ci permette di vedere cosa c'è davanti alla vettura. Abbiamo anche la bussola. Questa telecamera è molto comoda soprattutto perché abbiamo un muso molto lungo, siamo seduti in una posizione che magari in off-road, nel momento in cui andate ad affrontare una salita, può anche non farvi vedere tutto quello che avete davanti, invece attraverso questa telecamera lo si può fare. Per quanto riguarda il tunnel centrale, anche qui materiali direi sicuramente di alto livello. C'è dello spazio qui sotto con la presa USB. L'unico comando, diciamo, del sistema multimediale che è rimasto fisico è il volume del sistema audio. Sistema audio che è stato sviluppato in collaborazione con Dynaudio. Sentiamo come suona. Aspettando un po' di bassi, vi faccio vedere anche come è fatto il volante. Sì, direi che suona sicuramente molto bene. Il volante ha tutti i tasti multimediali, direi che è un volante abbastanza semplice per quanto riguarda il design, ma appunto all'interno della strumentazione invece tanto semplice non è, perché è praticamente quello che si può trovare al top di gamma di altri brand del gruppo Volkswagen, che sono anche superiori al brand Volkswagen stesso, come ad esempio Audi o Porsche. Per quanto riguarda la parte posteriore si sta benissimo, come vedete, tanto spazio per le gambe, il passo lungo agevola in questo aspetto. Posso andare anche a far scorrere il sedile, come vedete in questo momento, spostandolo in avanti per fare più spazio dietro. Ci sono le tendine qui sulle porte, questo per andare a dare maggiore intimità o per proteggere dal sole. E poi qui nella parte posteriore, come vedete, c'è un'area servizi con due porte USB e la presa 220 volt. Anche qui è possibile regolare l'intensità del sistema di climatizzazione. È essenzialmente un climatizzatore quadrizona che lavora su due bocchette disposte qui centralmente e poi lateralmente. Molto ampio anche il tettuccio di vetro, direi comunque anche molto ben fatta qui la zona posteriore. Una vettura che si fa notare per come è costruita, una vettura che si fa notare per lo spazio, una vettura che si fa notare per le soluzioni intelligenti come ad esempio il gancio traino che vi ho fatto vedere precedentemente. Si fa notare anche la parte meccanica. La piattaforma MLB porta con sé le sospensioni ad aria, con l'ammortizzatore ad aria come in questo caso, quindi 60% d'aria in più all'interno di questo ammortizzatore. Poi vi faccio vedere anche cosa serve, però prima di tutto vi faccio vedere le 4 ruote sterzanti. Cosa significa? Che fino a 37 km/h le ruote posteriori girano
girano in controfase per assicurare un diametro di sterzata molto contenuto, 11,19 metri per girare su stessa la vettura, sopra i 37 km/h le ruote posteriori iniziano a girare in fase, questo per assicurare maggior stabilità. Ci sono le barre stabilizzatrici a controllo elettronico e poi come vedete le sospensioni ad aria permettono di avere diversi setup dell'altezza del corpo vettura, fino a 70 mm in più nella modalità off-road, quella diciamo più estrema, più 25 mm nell'off-road leggero, viaggia a zero ovviamente nello street, e poi meno 15 sport, quindi quando andiamo a richiedere il massimo della sportività. Per quanto riguarda invece la capacità di carico, posso abbassare la zona posteriore di 40 mm. Sospensioni ad aria permettono appunto di avere qualità fuoristradistiche decisamente migliorate, ma permettono anche di avere un comportamento stradale nettamente superiore. Questo è il gancio traino che vi ho fatto vedere precedentemente. La vettura è in grado di trainare fino a 3,5 tonnellate, che è davvero tantissimo. Questa è la tipica situazione, diciamo una delle tipiche situazioni che ci hanno rappresentato il Volkswagen, ovvero quello del traino del cavallo. Molti clienti che hanno questa vettura hanno questo tipo di problemi, oppure magari devono trasportare una barca. C'è anche un software all'interno della vettura che permette di migliorare, eccolo qui, permette di migliorare le fasi di parcheggio attraverso, appunto lo vedete, parcheggia praticamente in modo automatico con il trailer agganciato, quindi rendendo più facile quello che è il rapporto tra l'essere umano, la Touareg, ma soprattutto la presenza del gancio traino. Questi sono i fari full LED, ve li faccio vedere, anzi sono quelli Matrix, ve li faccio vedere, tolgo la demo. Questa è la posizione standard quando andate ad aprire la vettura, questo è il LED nel momento in cui avviate la vettura e vi incamminate su strada ma c'è il sole, questo è il faro anabbagliante, l'abbagliante che si è acceso qui nella zona interna, e poi questo è l'indicatore, la freccia progressiva in stile Audi, che viene introdotta anche qui sulla Touareg. Poi ci sono i fari Matrix che sono in grado di disegnare, di tratteggiare, spero che si riesca a vedere, di tratteggiare una area scura andando a mantenere attivi quelli che sono gli abbaglianti, ma senza abbagliare chi sopraggiunge o chi precede. Vi faccio vedere anche qui, c'è un bello schema, questo vi permette di capire quali sono le differenze tra la vecchia e la nuova Touareg. Stesso passo praticamente, quindi 1 millimetro in più, 44 mm in più di larghezza, 7 mm in meno di altezza, 31 gradi di angolo d'attacco sia davanti che dietro. Quello che è cambiata è anche la lunghezza, visto e considerato che siamo a 4,88 m, 4.878 mm, quindi una vettura che è più lunga, più bassa e più larga rispetto al passato. È cambiata anche la posizione, come vedete più alto il baricentro della persona, un pochino più avanzato, invece è più basso quello di chi siede dietro, ed è sempre più avanzato rispetto al passato. Ci sono 800 litri di bagagliaio qui nella zona posteriore. Vi parlo un po' di motori, sono ovviamente installati longitudinalmente, si parte da 236 cavalli con il V6 3000 turbo diesel, si va a 286 sempre con il V6 turbo diesel, c'è anche un 3000 turbo benzina da 340 cavalli, ma arriverà una variante ibrida, plug-in hybrid, prima in Cina e poi in Europa. Questa è la variante di tipo tradizionale, come vedete i codolini passaruota sono neri e non verniciati, si utilizza una parte cromata qui nella parte bassa, e poi anche gli interni, eccolo qui, questo è un legno a pori aperti, lo chiamano così, che va a sostituirsi alla finitura che avete visto prima sulla R-Line, decisamente più sportiva. Un interno anche qui davvero molto ben fatto, possibilità di rinfrescare o di riscaldare il sedile. Una cosa che non vi ho fatto vedere prima è che i driving mode si possono selezionare qui direttamente sulla tunnel centrale stessa, qui è possibile andare a selezionare quella che è l'altezza delle sospensioni. Con questo è tutto, non mi rimane che invitarvi a commentare su YouTube, su Facebook e naturalmente su Automoto.it. Ciao!